Inter Como 3-2 e allora è tutto vero, allora non era un sogno, allora abbiamo vissuto un'altra notte folle da pazza Inter, come ha detto Christian Chivu stesso, con la seconda rimonta nel giro di pochi giorni, sempre su questo Como, questa volta è una rimonta che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia per l'Inter che adesso sogna il doblete e ci arriveremo e ci torneremo, ma adesso ci concentriamo su questo Inter Como che ci ha dato una quantità enorme di spunti e di cose da analizzare. Come sempre io cerco di condensare il tutto in pochi minuti in questo che è uno dei format più apprezzati qui su Passione Inter, dove vi porto 5 cose che potresti non aver visto in Inter Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia, con dei dati interessanti, con delle notizie di mercato che arrivano da questa partita, l'immancabile polemica arbitrale che come al solito smonteremo e un paio di dichiarazioni di Christian Chivu che stanno facendo discutere che secondo me dobbiamo analizzare insieme. Allora, ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto di oggi, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, dai che stiamo volando tutti insieme ed è il momento di vivere questa volata finale insieme a questa grande community di Passione Inter, insieme ovviamente al club. Trovate il QR code qua su in alto da inquadrare per entrare nel club di Passione Inter e per parlare di questo Inter Como, del quale io vorrei parlare come primo di questi 5 punti con un po' una sorta di sfogo, perché Inter e Como sono due squadre che secondo me hanno tanto in comune, a partire dal fatto che in questo momento sono le due migliori squadre italiane, secondo me, per proposta di gioco e per quello che stanno anche cercando di fare o per quello che soprattutto l'Inter sta facendo in questa stagione. E nonostante siano le due migliori squadre italiane che stanno dando vita al maggior spettacolo praticamente di questa stagione, anche negli scontri diretti, il livello delle partite, ecco, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, è molto diverso dai Napoli-Milan a cui abbiamo assistito di recente e vedremo domenica Milan e Juventus degli esaltatissimi Allegri e Conte. Ecco, in un paese in cui si continua ad esaltare e a osannare Allegri e Conte, mi fa abbastanza specie, mi fa molto sorridere come Inter e Como siano le due squadre più criticate o comunque quelle attese al varco, perché ieri sera i gufi e i tristoni che assistono alla Coppa Italia dal divano e non vedono l'ora di vedere appunto un passo falso di queste, erano lì, erano in una situazione di win-win, avrebbero vinto comunque, perché fosse uscita l'Inter sarebbero stati lì a massacrare Chivu, a dire però lo scudetto l'hanno vinto, sono stati fortunati gli infortuni e tutto il resto, vedi nelle coppe come invece sono usciti, la figuraccia Champions League, avrebbero ridimensionato un pochino tutto. Esce Fabregas, soprattutto così ribaltato e rimontato, vedi il santone Fabregas che vuole venire qui a spiegarci il calcio, a insegnarci come si fa calcio e poi non sta ottenendo niente nonostante tutti i soldi investiti, eccetera, eccetera. Discorsi francamente per me imbarazzanti. Imbarazzanti perché l'Inter, lo abbiamo detto, sappiamo che non gode di buona stampa, sappiamo quello che è un po' la narrazione media, sappiamo che milanisti, juventini che sono gemellati sono molti di più e quindi il rumore sull'Inter è ovvio che sia quello, con anche i media che devono rincorrere un po' i click, le visualizzazioni. Dall'altro lato c'è un Como che sta facendo qualcosa di nuovo, sta portando qualcosa di nuovo e secondo me andrebbe anche ringraziato il Como perché sta portando qualcosa di nuovo in questo calcio italiano che ne ha veramente tanto tanto bisogno. Poi, detto questo, giustamente da interisti un po' di sfottò ci sta e ieri sera ci siamo divertiti nel club a ribattezzare Fabregasp, è un Fabregas che sta diventando un po' Gasperini, con l'Inter si scontra, ci affronta eccetera e alla fine però le prende e i risultati dicono che l'Inter in stagione ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio contro il Como di Fabregas con 11 gol segnati e solo 5 gol segnati invece dal Como, tutti nelle ultime 2 partite in cui l'Inter è andata sotto, ha rischiato, come in questa partita in cui l'Inter si è un pochino consegnato, comunque ha sofferto tatticamente molto questo Como che l'ha preparata molto bene fino al 55esimo, 60esimo, quando poi hanno fatto nettamente la differenza i cambi, le sostituzioni che sono state veramente una lettura ottimale di Christian Chivu, il nostro allenatore, bellissima questa foto abbracciato nella morsa ecco, dei giocatori dell'Inter. Differenza, i cambi che fanno la differenza. Vi do un dato interessante: 16 gol e 16 assist. È il numero di gol e assist che sono arrivati tra tutte le competizioni, quindi Supercoppa, campionato, Champions League, eccetera, eccetera, da giocatori entrati dalla panchina. L'Inter ha avuto un contributo enorme in questa stagione, quindi da giocatori entrati dalla panchina. Con Chivu che secondo me in questa partita, come dicevamo anche ieri sera,
ha fatto anche delle scelte coraggiose, cose che aveva già fatto anche nell'arco della stagione, in cui non si era fatto problemi a sostituire, per esempio, anche Lautaro e Barella insieme se non stavano rendendo al meglio. E in questo caso, in questa partita, il riferimento è a Di Marco e Zielinski, che sono sicuramente un po' in flessione in questo momento a livello di rendimento, un po' in affanno, tant'è che il Como ancora una volta ha preparato molto bene la partita per attaccarci nella nostra zona di sinistra, e guarda caso lì Di Marco, Zielinski, anche Carlos Augusto secondo me non ha fatto una partita immensa, siamo andati un pochino in difficoltà e Kivu non si è fatto problemi a togliere due senatori, due giocatori che potevano esserti utili anche per i calci piazzati, per una giocata da fuori, per gli eventuali rigori nel caso in cui fossi andato ai rigori. È vero che le scelte che fa Kivu poi sono anche un pochino obbligate, perché lo stesso tecnico ha rivelato che Denzel Dumfries ha dato la disponibilità a giocare, ma ha un problema al legamento, quindi non era in forma. Anche da qui nasce la scelta di Luis Enrique titolare all'inizio della gara, che aveva fatto un po' discutere la nostra chat. Quindi mancava Lautaro, mancava Bastoni, fuori anche De Vrij, che aveva avuto un problema dopo la gara contro il Cagliari e lo abbiamo saputo ieri poco prima della partita. Bissek che era appena rientro, tra l'altro Bissek è entrato in maniera un pochino nervosa ieri, mi ha incuriosito l'ingresso di Bissek. Di Marco e Zielinski in riserva, Dumfries con questo problema, erano scelte un pochino obbligate, ma sono state scelte che hanno avuto un impatto anche, per esempio, solitamente mi aspettavo che potesse entrare un Mkhitaryan o un Frattesi, che sono un po' le scelte più classiche, e invece Kivu va su Andy Diouf e su Petar Sucic, che hanno avuto un impatto veramente decisivo. Parto da Petar Sucic, che è una grande notizia secondo me di questa partita. 2 assist più il gol decisivo in caduta dopo la finta con la suolata, che è un po' il suo marchio di fabbrica, con quel lavoro con la suola nello stretto che manda fuori giro l'avversario. Un giocatore, Sucic, che ha avuto dei problemi quest'anno, ma dopo un anno di ambientamento in Serie A, non so voi che ne pensate ragazzi, a me dà proprio la sensazione di calciatore, cioè di giocatore su cui l'Inter può costruire un pezzo del proprio futuro, e in questa partita è entrato molto bene. Ha vinto 3 duelli su 3. Mi ha impressionato soprattutto perché alla fine della partita è stato il giocatore che ha toccato più palloni nell'area di rigore avversaria. Eppure sarebbe un centrocampista e non un attaccante, ed è entrato nei 30 minuti finali. Quindi un'ulteriore testimonianza questa dell'assedio che poi ha portato l'Inter all'area di rigore avversaria del Como, rispetto all'inizio, quando invece Thuram e Bonny ancora una volta non riempiono tanto l'area di rigore quando giocano in coppia. Non è una coppia che ancora mi convince appieno, detto che Thuram ha fatto un po' il suo solito lavoro di riferimento e Bonny delle cose le ha fatte vedere. L'altro cambio che ha inciso nettamente è sicuramente quello di Andy Diouf su cui scherziamo spesso, anch'io soprattutto in diretta, giocatore che però punta l'uomo, lo fa forse anche in maniera eccessiva, forse anche con un po' di fumo di troppo, ma punta l'uomo, e questa cosa ha fatto la differenza, cioè l'intraprendenza, la sensazione di pericolo che ti genera un calciatore che ti viene a puntare, per quanto non sia Lamine Yamal, ecco, soprattutto con un Como che si era abbassato molto in maniera italiana dopo il 2-0 che avevano segnato, ecco, fa sicuramente la differenza. E qui su Diouf, Luis Enrique, eccetera, Sucic, eccetera, si è accesa una discussione nel club di Passione Inter ieri sera dopo la partita. Una discussione che nasce dal fatto che secondo alcuni, ve la semplifico così, queste prestazioni qui, per esempio di Diouf e non solo, potrebbero cambiare quello che è stato il giudizio che abbiamo fatto sul mercato della scorsa estate. E su questo tema magari ci ritorneremo a parte. A me preme invece concentrarmi di più su quello che può accadere da ora in avanti, perché per me Inter-Como potrebbe essere un po' la partita in cui nasce, diciamo, l'Inter del futuro, una partita un po' simbolo della nascita dell'Inter 26-27. A che cosa mi riferisco? Intanto ad Hakan Çalhanoğlu, che se ne è molto parlato in chiave mercato. Çalhanoğlu è un giocatore centralissimo per Christian Chivu, è un giocatore fondamentale per Chivu, e Chivu sta premendo in maniera decisiva affinché Çalhanoğlu rimanga all'Inter almeno fino alla scadenza del contratto nel 2027. A meno di clamorose offerte la prossima estate, difficile il rinnovo, difficile arrivino offerte che possano convincere l'Inter a cedere un giocatore che
per un altro anno sarà al centro di quest'Inter. E ieri sera, come faceva notare anche l'amico Luca, il critico calcistico che saluto, ma ne stavo parlando anch'io in diretta e ne parlavamo nel club, Çalhanoğlu nell'assedio dell'Inter ha avuto questa hitmap praticamente da trequartista, ha fatto il trequartista, un Çalhanoğlu che ha segnato 12 gol e firmato 7 assist in questa stagione, è il sesto gol da fuori area, che è la cosa che Chivu gli chiede molto, quella di tirare da più, ed è una soluzione decisiva per l'Inter, soprattutto in partite di questo genere. E quindi nasce la nuova Inter perché un Çalhanoğlu al centro, con Chivu che preme per confermarlo, aggiungere un po' di fisicità per avere struttura in mezzo, cosa che ieri sera secondo me in alcuni momenti è mancata, in cui siamo un po' annegati nel centrocampo del Como, e soprattutto si vuole aggiungere qualcuno che punti l'uomo, perché abbiamo visto anche ieri come hanno fatto la differenza. Anche se ecco, c'è da capire quanto inciderà poi effettivamente Chivu nelle scelte di mercato, non tanto sui nomi quanto sulle caratteristiche, secondo me. Lì avrà più voce in capitolo. E un Chivu che ieri ha rilasciato 2 dichiarazioni che secondo me hanno fatto un po' discutere, cioè purtroppo ha prestato il fianco al farci ricamare sopra delle robe a chi è attento ai dettagli. La prima è stata quando, parlando di tattica, parlando di sue idee, eccetera, ha detto che a volte devo anche rinunciare ai miei concetti perché questi ragazzi vogliono divertirsi e vogliono fare cose da pazzi. Una frase del genere di Christian Chivu in conferenza, e so già che qui arriveranno i critici a dire: ah, vedi l'impatto di Chivu e il gruppo è in autogestione. Non è così. Chivu sta facendo un lavoro enorme in questa squadra che poi dal punto di vista tecnico dovrà evolvere, però non ridimensioniamo il lavoro di Chivu, che poi ha rilasciato un'altra dichiarazione in cui secondo me un po' di cautela forse ci voleva, nel senso che su Giuseppe Martinez, che ieri ha giocato ed è stato decisivo anche Giuseppe Martinez, e poi tra poco ne parliamo, a un certo punto dice, gli hanno chiesto se Martinez giocherà la finale di Coppa Italia, e lui subito dice: chi l'ha detto che giocherà? E fa subito una dichiarazione per proteggere Jan Sommer, che è stato criticato troppo, secondo lui, sempre attento Chivu a mettere tutti nel gruppo, a tenere tutto il gruppo sull'attenti, a proteggere tutto il gruppo Inter. Quindi cita Sommer, che è il portiere della prima in classifica con 12 punti di vantaggio e seconda difesa. Su Martinez dice: il Pepo è affidabile, poteva avere più opportunità quest'anno, ma lui sa i motivi per cui non è successo questo. Abbiamo 24 giocatori, sono bravi ragazzi, eccetera, eccetera. Ecco, questo lui sa perché non è successo, quando dici una cosa ma non dici, apre ad una serie di speculazioni, eccetera, che hanno scatenato le maggiori fantasie dei tifosi, sia sui social, vista anche un po' degli episodi di cronaca che stanno uscendo adesso su altri calciatori, eccetera, eccetera, sia su altre vicende, che poi quelle classiche voci che vengono messe in giro, l'amico del cugino del barista, del parcheggiatore abusivo, eccetera, ha saputo che queste solite cose che vengono fuori così. Secondo me, e ne abbiamo parlato molto anche ieri sera nel club, il tema è che Giuseppe Martinez è un portiere bravo, affidabile. Ieri è stato molto bravo, molto attento. Mi sono piaciute anche 2 immagini delle sue esultanze, di un sorrisetto a terra quando recupera il pallone. L'ho visto anche molto integrato nel gruppo, e questo è un bel segnale per un giocatore che, non avendo giocato molto con continuità, inevitabilmente può essere un po' arrugginito tra i pali e soprattutto nel gioco coi piedi, dove serve anche una certa abitudine a giocare col resto dei compagni, no? E lui non l'ha avuta molto questa possibilità quest'anno, quindi è una cosa su cui si dovrebbe lavorare. Perché poi non ha avuto molto spazio? Evidentemente non ha convinto da un punto di vista tecnico appieno lo staff dell'Inter. L'incidente ha avuto un impatto su questa stagione, e lo ha detto anche la settimana scorsa proprio dopo il Cagliari. Lo stesso Barella ha fatto riferimento a questa cosa che ha passato Martinez. Questa cosa che dice Chivu fa pensare che ci sia anche dell'altro. A me personalmente fa pensare che ci sia anche una critica tecnica al giocatore, che nel parallelo che abbiamo fatto, lo facciamo anche ieri sera col club, tra Sommer e Handanovic, quando Handanovic è andato in calo sempre di più con Onana, che a un certo punto finalmente si è preso il posto, ecco, Onana ha convinto, si è preso il posto e non è più uscito dall'Inter, con Handanovic che poi è stato relegato ad un ruolo di secondo piano, nonostante Handanovic fosse sicuramente molto più ingombrante di questo Jan Sommer. E allora io ci vedo anche una tirata d'orecchie magari ad un Martinez che, tra le altre cose, non ha convinto e non è riuscito a mettere in discussione, a scardinare la titolarità di Jan Sommer, per quello che hanno potuto valutare all'interno dello spogliatoio, perché poi, per quello che abbiamo visto noi dall'esterno, abbiamo visto un portiere che ci può stare in questa Inter qui. È il portiere su cui costruirei i prossimi anni?
Personalmente non lo so, giustamente tanti dicono: "È Vicario un portiere così superiore a Josep Martinez per cui investire su quello e non confermare Martinez?" A me personalmente, come gusto personale, Vicario piace più di Martinez, però poi il ragionamento si può ampliare e ci torneremo magari, anzi sarà sicuramente un tema su cui torneremo. Chiudo con la polemica, l'immancabile polemica arbitrale che nasce sui social perché, hanno mostrato dei frame, delle immagini, dei fermo immagine che sono sempre molto, molto travisano la realtà evidentemente. Graziano Cesari, ex arbitro, esperto arbitrale di Mediaset, ha smontato entrambe le situazioni che vedono protagonisti Acerbi dell'Inter e Duvikas del Como. La prima è una trattenuta prolungata tra Acerbi e Duvikas che si concretizza poi a ridosso dell'area di rigore, dove viene fischiato fallo all'Inter e hanno protestato perché dicevano no, doveva essere espulso Acerbi addirittura. E Cesari però ha scovato un'immagine che fa vedere come Duvikas del Como per primo tira la maglia di Acerbi e gli fa uscire la spalla, quindi è giusto fischiare fallo all'Inter. La seconda invece è una trattenuta reciproca tra i due giocatori in area di rigore dove i tifosi di altre squadre e anche tutto sport, quindi sì, tifosi di altre squadre hanno pubblicato solo la parte finale di questa trattenuta di Acerbi con un fermo immagine che però non dice niente. Quindi Cesari sottolinea che la trattenuta è reciproca, in questi casi dunque non si dà rigore, per cui arbitraggio addirittura da 10 più secondo Graziano Cesari e polemiche rimesse a tacere. Detto che Acerbi secondo me ha rischiato molto, ha fatto una brutta partita, mi ha dato proprio sensazioni da fine avventura all'Inter, sinceramente, contro una punta mobile come Duvikas, molto meglio De Vrij contro il Cagliari, che però ieri aveva questo problema. Non bene anche Di Marco, Zielinski con l'errore sul gol, Carlos Augusto da terzo in partita in cui devi attaccare molto, qualcosina in meno secondo me ce l'ha. Abbiamo sofferto di nuovo, come detto, da quella parte lì, però adesso godiamoci questa vittoria, poi di tutte le altre cose ne parleremo stasera in diretta alle 19:30 come sempre, quindi vi aspetto live, vi aspetto nel club di Passione Inter, QR code qua in alto per entrare nella nostra community e mi raccomando, recuperate anche, vi lascio un contenuto speciale qui sotto in diretta, per chi ci ascolta in podcast lo trovate in descrizione e per chi ci segue su YouTube invece vi basta cliccare qui.